Grazie Daniel. Allora, finalmente il professor Soffini, se vuole accomodarsi qui è più comodo. Io mi chiamo Franco Ruffini, insegno a Roma 3 e sono uno storico del teatro. Dico questo perché in fondo così c'entro un po' come cavoli a merenda in una situazione di questo genere, in quanto il mio mestiere è studiare la storia del teatro e scrivere su episodi, momenti, fenomeni che si sono manifestati nella storia del teatro. Quindi devo in certo senso un po' difendere la mia posizione, ma non solo per una questione, diciamo, corporativa, ma per giustificare, rendere utili possibilmente questi minuti in cui Marco Adde mi ha chiesto di parlarvi. In fondo, che cos'è la storia? Ecco, io mutuo la risposta da un mio collega che è morto molti anni fa, che si chiamava Fabrizio Cruciani, il quale ha inventato questa formula secondo me straordinaria. La storia è il magazzino del nuovo. Che significa il magazzino del nuovo? Significa che ci sono dei professionisti, sono gli storici, che si occupano di riempire questo magazzino. Studiano i giornali, studiano la commedia dell'arte, studiano la festa rinascimentale, tutte cose che apparentemente non hanno niente a che vedere con il presente, perché sono antiche, sono strane, riflettono situazioni culturali totalmente diverse da quelle che viviamo nel presente. Queste cose vanno nel magazzino, lo storico ha questo compito. Quando è che il magazzino diventa un magazzino del nuovo? Diventa un magazzino del nuovo quando le persone che operano nel presente, di fronte a problemi del presente, fanno domande alla storia per vedere se qualcun altro nel passato ha incontrato gli stessi problemi e magari, guarda caso, ha trovato delle risposte che possono essere riutilizzate, trasformate, riciclate. Così ha un senso quella balla che ci raccontavano al liceo, che storia magistra vite, questo è il senso. La storia si scrive dal passato al presente, ma si utilizza dal presente al passato, cioè conoscere le guerre puniche non serve niente per capire la guerra del Vietnam, ma se uno si pone delle domande sulla guerra del Vietnam magari si accorge che anche Annibale grosso modo aveva operato, e quindi studiare Annibale gli serve per rispondere a delle domande che vengono dal presente. Quindi le domande vengono dal presente, vengono poste talvolta al passato, e se posso dire qualcosa da professore oramai con un piede già nella pensione, è che talvolta vedo dei giovani che si affannano con delle domande, perché per loro sono domande urgenti, senza sapere che qualcun altro ha affrontato lo stesso problema magari 3 secoli fa e ha trovato delle risposte che non dico debbano essere prese e riutilizzate così come sono, ma insomma sono un valido aiuto per affrontare dei problemi del presente. Ecco, detto questo, fatta questa difesa d'ufficio, io cosa farò in questi minuti in cui mi è stato chiesto, e sono felice che mi sia stato chiesto di parlare? Metto alcune cose dentro il magazzino, cerco di mettercele in modo chiaro, documentato, spero anche gradevole nella esposizione, e poi se qualcuno di voi vuole far diventare questo magazzino un magazzino del nuovo, nel senso di porre delle domande che vengono dal presente, questo non è un compito mio, è un compito vostro. La prima cosa è un po' questa. Se noi guardiamo la storia del teatro occidentale, la storia del teatro occidentale nasce, come tutti sappiamo, si studia anche nei manuali, dalla commedia dell'arte. Ecco, è certo che questo problema della formazione prende tutta una luce un po' diversa, perché cosa è stata la storia del teatro occidentale fino ai giorni nostri? È stata storia di disadattati, ma veramente disadattati, che non potendosi adattare al mondo si sono costruiti dei mondi adatti a loro. La loro straordinaria genialità è consistita nel fatto che questo mondo adatto a loro, che erano disadattati e rimanevano disadattati rispetto al mondo cosiddetto normale, l'hanno saputo imporre al mondo normale. Insomma,
i comici dell'arte, io vedo ogni tanto qualche manifesto, corso di formazione alla commedia dell'arte. Talvolta mi è capitato anche di metterci l'occhio dentro e vedo delle persone bravi, anche formatori, che insegnano a dei ragazzi a danzare grosso modo all'Arlecchino, come si vede nei quadri di Watteau, cioè tutti quei passettini, ma insomma, chi erano i protagonisti delle comici della commedia dell'arte? I massi erano i cerretani, cioè i professionisti dell'accattonaggio di peggiore specie, erano quelli che mutilavano i bambini per mandarli ad accattonare, che usavano le forme più lerce, più volgari, più aggressive per estorcere danaro alla cosa. Le donne erano le meretrici oneste, quelle che, per quanto oneste, però meretrici esse erano dentro le feste, e quando arriva la Controriforma i cerretani vengono perseguitati. Le meretrici oneste non possono più praticare le loro abilità straordinarie, sapevano cantare, danzare, improvvisare versi, dentro le feste, perché le feste diventavano proibite. Parlo in particolare del contesto romano, dove le feste erano tutte feste della nobiltà che faceva centro sul papato, quindi non si facevano più le feste, queste si trovano senza lavoro, totalmente disadattate e perseguitate, si mettono insieme ai cerretani. Queste sono le donne della commedia dell'arte, i cerretani sono gli zanni e i vecchi, e nasce la forma di teatro più straordinaria di tutto l'Occidente, e campa finché non viene messa all'angolo. Cioè, questo è un mondo di disadattati, ma non è solo questo. Tutta la tradizione delle cosiddette famiglie d'arte, delle ditte comiche che sono durate per tutto l'Ottocento, per tutto l'Ottocento e in Italia addirittura fino ai primi decenni del Novecento, le famiglie d'arte erano dei ghetti, ma dei ghetti nel senso peggiore del termine, no? Le memorie di Luigi Riccoboni nel Settecento, che divenuto grandissimo attore, ammirato da tutti, non fa altro che piangere continuamente: io volevo fare il prete, per tutta la vita si è lamentato che lui voleva fare il prete, invece è stato costretto a vivere in questo mondo terribile in cui si praticava la competizione utilizzando le armi della seduzione, le armi del tradimento. Cioè, questo era il mondo del teatro, è un mondo di disadattati che si erano creati questo mondo che era adatto a loro ed esercitavano sull'esterno un fascino straordinario. Tutti noi abbiamo letto il Maestro di Goethe, insomma, questo mondo del teatro che rispetto ai ben pensanti borghesi era il mondo dove tutto era possibile. Perché dico questo? Perché, insomma, Marco Adda, che è un mio conosco da molto tempo, ha detto: Franco, tu mi vieni a parlare della formazione al teatro, cioè le scuole di teatro sostanzialmente. Ma poi ho visto che qui il tema è la formazione attraverso il teatro, e ho sentito anche formazione attraverso il teatro come una formazione alla normalità, alla integrazione. Ora, io offro questo elemento che metto nel magazzino. Il teatro mi pare un po' strano che possa formare alla normalità. Il teatro, seppure forma ad una rivolta non distruttiva, perché questo è stato lo straordinario del teatro in tutta la storia occidentale, che questi disadattati hanno creato un mondo adatto a loro, ma non per scardinare l'altro mondo, ma per rendere non distruttiva la loro rivolta. Questo è continuato fino a Julian Beck, Levin, Lodin, Grotowski, Dani Manfredini, che è uno dei teatranti che io ammiro di più e la cui testimonianza ce l'ha detto. Poi certo ci sono le leggi. Formazione attraverso il teatro, però attenzione che non diventi anche il teatro, che non venga pervertito a questa sua controvocazione, a questo suo veramente snaturamento di essere una formazione, un addomesticamento del diverso, del disadattato. Il problema è che noi abbiamo bisogno dei disadattati, noi siamo tutti adattati. L'università è un luogo di un grigiore
e lo dico proprio riandando con la memoria quando ho cominciato a insegnare al DAMS di Bologna, che era un manicomio, era un bellissimo manicomio, pieno di disadattati. E adesso l'università cosa è diventata? Uno stuolo di giovani impauriti che hanno capito, gli si è riempita la testa solo di questo, bisogna competere, ma nessuno gli dice qual è la gara in cui devono competere. Non è che gli dicono devi fare i 100 metri, il lancio del peso, loro sono impregnati di questa cosa, per cui se tu fai lezioni dici ma questo a che mi serve nel mercato del lavoro? Io glielo dico a niente, non ti serve a niente. Il mercato del lavoro se ne strafregherà sempre se tu conosci tutto di Stanislavski oppure del teatro di Parini, che anche lui a tempo perso ha scritto qualcosa di teatro. Però detto questo metto nel magazzino un'altra cosa, che essendo fedele a quello che mi aveva chiesto Marco, le scuole di teatro, insomma, ragioniamo un po', scuola teatrale con che cosa confina? Confina con scuola floreale per esempio o con scuola materna? Perché è evidente, nella scuola floreale si insegna a coltivare i fiori. Nella scuola materna non si insegna a fare le madri. La scuola materna si chiama materna perché sostituisce la madre in qualche modo. Ecco, la scuola teatrale somiglia a una scuola materna nella storia. Era un sostituto del teatro. Cioè, la formazione teatrale avveniva per contagio attraverso una pratica dentro quel mondo di disadattati che durava anni. Sempre i figli d'arte, i cosiddetti figli d'arte, cioè i condannati, cominciavano ad andare in scena quando avevano 3 anni, 5 anni, continuavano a stare dentro il mondo del teatro e assorbivano, attraverso questa frequentazione di tempi lunghi, assorbivano la cultura, la formazione che serviva per fare quel mestiere. Quando, diciamo, con l'avvento della società borghese, intorno alla seconda metà del Settecento, nascono le scuole teatrali che sono il concentrato in un tempo breve di quella pratica che invece in teatro richiedeva anni e anni. Nelle scuole di teatro, ancora oggi, le scuole di teatro conformate su questo modello, parlo per esempio della prestigiosa Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, sono una vita teatrale che dura, per brevi cose, 2-3 anni, cioè là dentro conosci delle persone che fanno teatro, poi reciti dei monologhi, poi ti confronti con un regista, esattamente quello che si farebbe frequentando un mondo teatrale per tanti anni. Naturalmente quando una pratica lunga viene concentrata in un tempo breve, ovviamente deve trovare dei mezzi per praticare questa scorciatoia dei tempi. Questi mezzi si chiamano le regole, per cui pare che nelle scuole teatrali si insegnino le regole, ma non è vero niente. Queste regole non sono nient'altro, spesso addirittura sono il travisamento, ma nella migliore delle ipotesi sono una sintesi di pratiche che richiedono, per essere assorbite, in realtà dei tempi molto lunghi. Ora, tutto questo ha funzionato fino, grosso modo, fino alla fine dell'Ottocento, quando ad un certo punto, insieme al teatro che sorreggeva questo modello di scuole teatrali, è andato in crisi il teatro che sorreggeva queste scuole teatrali, sono andate in crisi anche le scuole teatrali. Sono nati i cosiddetti teatri laboratorio, cioè qui, ecco, cosa ci mettiamo nel magazzino? Nel magazzino è chiaro che la scuola di teatro, che era un concentrato della vita teatrale, su che cosa si fondava? Si fondava sul fatto che il teatro al quale faceva riferimento era universalmente riconosciuto. Il teatro era la rappresentazione di testi, bisogna saper dire i monologhi, bisogna saper tenere il fiato, tutta una serie di regole anche interessanti, importanti, ma che avevano valore in rapporto al fatto che si riferivano al teatro riconosciuto. Quando questo teatro riconosciuto non è stato più riconosciuto, è evidente che le scuole di teatro hanno cambiato totalmente disegno.
Questo è estremamente importante perché la scuola teatrale, quella tradizionale, poteva durare poco tempo perché si appoggiava ad un teatro invece di tempo lungo, di tempo costante, di tempo riconosciuto. La rivoluzione che avviene all'inizio del Novecento scardina quest'ordine dei tempi, la scuola deve durare moltissimo perché il teatro al quale fa riferimento non c'è, è un teatro imminente, è il teatro dell'utopia, è quello che sogna Stanislavski, è quello che sogna Vakhtangov, è quello che sogna Artaud, il quale ovviamente non faceva scuole di teatro. Ecco, c'è questo problema del tempo. Cioè le scuole di teatro normali hanno bisogno di riferirsi a un teatro che affonda nella tradizione, che è ben solido nella tradizione, che è un teatro acquietato nella tradizione e può essere acquietato nella tradizione perché fa leva su un termine di tempi lunghi che è il testo. Il teatro è la messa in scena dei testi. Quando tutto questo si inverte, ecco che il tempo lungo diventa della scuola, il teatro al quale fa riferimento è il tempo imminente, il tempo dell'utopia, e il punto su cui fa cardine non è più il testo ma è il corpo. Non ci sono santi. Questo sta nel magazzino della storia, poi voi fate le domande che riterrete utili farne, cioè noi parliamo di una scuola teatrale in quanto formazione degli attori, ma la formazione degli attori a che cosa è finalizzata? A inserirli in quel teatro che affonda nel tempo lungo della tradizione, cioè nella messa in scena dei testi, e lo dico con tutto il rispetto, anche se non è il teatro che io prediligo, oppure è il teatro che invece si fa riferimento proprio al lavoro sul corpo. Sì, ma finisco subito, poi certo la gradisco una domanda. Perché è evidente che questo teatro che fa riferimento al corpo, qui sarebbe bello avere tempo per vedere storicamente cosa è stata questa sfida. Cioè il corpo è il corpo lo sappiamo tutti, per imparare ci mette un sacco di tempo, poi non dimentica, però impara lentamente. E inoltre, una volta che uno si mette a lavorare nel corpo, entra nel mysterium tremendum, ci si accorge che questa carcassa esterna che si vede non è il corpo, è l'involucro di un corpo che sta più dentro. Stanislavski cercava l'anima, i sentimenti, cercava quel corpo lì. Artaud invece cercava ancora più dentro, un corpo spirituale. Grotowski cercava un corpo che potesse volare addirittura. Cioè il corpo è un mysterium tremendo, che sono come le matriosche. È molto pericoloso aprire la matriosca perché dentro c'è un'altra matriosca e poi dopo uno si accorge che anche quella si apre e dentro ce n'è un'altra. Il lavoro sul corpo è un lavoro di tempo lungo che addirittura moltiplica il tempo che uno ci impegna. Ecco, io chiudo solo su questo. Oggi è pensabile una formazione dell'attore che sia quella che si rifà al teatro del testo? Evidentemente no. Perché non c'è più il peso della tradizione. Tutti i teatri giovani che io conosco sono teatri in piedi che anche se usano un testo, spesso lo fanno, ma non è che lo usano come un omaggio, come un loro ancorarsi alla tradizione, lo fanno come una delle opzioni possibili per il fare teatro. È possibile, non è più possibile. Come si potrà entrare nel processo creativo quando i soldi non ci stanno più? Quando il lavoro sul corpo richiede di avere una sala, non con il rischio della multa di 140.000 euro e precaria, ma una sala normale per lavorare 1 anno, 2 anni, 3, con le stesse persone, senza l'urgenza di qualcuno che ti venga a chiedere ma qual è il risultato di questo tuo lavoro. Non ci sono più le condizioni né per una formazione al teatro che faccia riferimento forte al corpo matriosca, né per un teatro che si appoggi nel senso nobile e non degenerato alla tradizione.
Io penso che dentro il magazzino ci metto questa cosa, come interrogare la mancanza di speranza, la perdita della speranza. Forse l'unica cosa che può sostituire il tempo lungo della tradizione o il tempo imminente dell'utopia è la biografia. Fare del teatro una secrezione della propria biografia e in nome di questo esigere che qualcuno ti dia i soldi. Tutti i teatri più interessanti, giovani, che io ho conosciuto anche ultimamente, Santa Sangre, Muta Imago, sono accolite di biografie, accolite felici di biografie. Per loro il teatro cos'è? È il grande custode, quello che ti permette di mettere insieme le biografie con la sanzione di un antenato illustre che gli dà i parti nobili a quello che altrimenti sarebbe solo un'avventura giovanile. Giustamente pago la colpa di aver fatto il cattivo magazziniere, perché quando si mette in magazzino qualcosa bisogna che sia ben pulito, e invece la ristrettezza di tempo mi ha costretto ad essere approssimativo, ma in sostanza io cosa volevo dire? Quando la scuola teatrale si propone come una miniatura della vita teatrale, miniaturizza la vita teatrale, è evidente che la miniatura funziona se tutti sono d'accordo sul quadro grande che viene miniaturizzato nella scuola teatrale. E qual è questo quadro grande? Il teatro in cui tutti si riconoscevano, non c'era in me niente di spregiativo. Questo teatro in cui tutti si riconoscevano era il teatro inteso come messa in scena dei testi. La messa in scena dei testi ha prodotto una delle avventure più vertiginose del mondo del teatro, che giustamente è l'incontro con il personaggio. Bisogna dire un vertice dell'arte dell'attore che si è completamente, non pensa, inabissata come Atlantide, e mi spiace dirlo per colpa di Grotowski, il quale ha detto che il personaggio era un compito del regista, non era più un compito, ma questo l'incontro con il personaggio è veramente la vertigine dell'arte, dove l'arte dell'attore diventa qualcosa di veramente di inquietante. Quindi però è evidente che nella scuola teatrale, intesa come miniatura di una vita lunga dentro la pratica teatrale, questa pratica teatrale deve essere riconosciuta. Questa pratica teatrale era la messa in scena dei testi. Quando questo cade in crisi, ci subentra quest'altro punto di riferimento, quindi non è tanto un teatro del testo contro un teatro del corpo, quello che permette al teatro di esistere è il lavoro sul corpo. In vista di quale visione del teatro, io l'ho chiamato un tempo imminente, quello che rende così commoventi le esperienze dei teatri laboratorio dei primi decenni del Novecento è che quelli non lo sapevano che teatro volevano fare. Ma non è che non lo sapevano per ignoranza, non lo sapevano perché effettivamente il lavoro sul corpo era una continua scoperta. Il corpo è vorace come un polipo, se uno comincia a lavorare sul corpo comincia anche a lavorare sui corpi dei suoi vicini, e siccome il corpo è fatto di matriosche lavora sulle matriosche anche del vicino. Cioè noi le leggiamo come aneddoti spesso divertenti e basta, ma questi attori che coltivavano la terra, che si... Io parlo del teatro inteso come messa in scena di testi come un teatro che per un lungo periodo è stato il punto di riferimento condiviso per la formazione. Oggi, per la formazione degli attori, questo modello di teatro non è più unanimemente condiviso, tant'è vero che lei, parlando di una sua esperienza di teatro del testo, me la racconta come un'esperienza in qualche modo eccezionale, in qualche modo non di routine. Nel senso che sì, ma uno è là. Ma per carità non c'è una cosa che se posso... Cioè, io qui sento parlare tanto il pubblico, gli spettatori, ma gli spettatori di teatro sono diventati così poco esigenti, questo mi permetto di dirlo essendo uno spettatore iniziato che da 40 anni vede teatro, se lo sceglie, orientale, occidentale, la danza, il mimo, il butto, le cose. Insomma, uno va a teatro, piglia la macchina, poi va al centro non può entrare, quindi deve pigliare un tassì, se entra piglia la multa, se entra riesce a entrare non piglia la multa, non trova il posteggio, alla fine affannato, va a teatro e che cosa vede solitamente? Vede
il tè alle 5, quello che io chiamo il tè alle 5, cioè è come, perdonatemi, lo spettacolo di Bruck che abbiamo visto qua qualche giorno fa, i sonetti, c'è tutto pulito, non c'era uno sbaglio, come l'idraulico che viene a casa tua, ti ripara il rubinetto e non perde proprio la guarnizione giusta, la luce giusta, i versi di Shakespeare, anche se visti soltanto una traduzione, straordinari, belli, l'attrice, tutto preciso, esattamente come il tè alle 5, quello che ti servono con la sua maglietta di lana sopra la teiera, tutto questo rituale, e è una guida colorata che non sa niente. E il pubblico si spellava le mani alla fine di questi 40 minuti di tè alle 5. E stiamo parlando di Peter Brook, che è uno che fa teatro da 60 anni e che indubbiamente lo sa fare. Non siamo più esigenti, nessuno si alza, non dico nell'agorà pubblica, ma anche sfogandosi con gli amici, sì, porca miseria, ho fatto tutto, me la soffa di prima, la macchina, la cosa, eccetera, e poi che cosa ho visto? Sono stato invitato a una cosa ben fatta, pulitina, carina, niente che ti ferisce, niente che ti tocca, ma nel senso del lessico della scherma, che ti fa un buco, come un buco ti fanno gli spettacoli di Daniel Manfredini, e non te li puoi scordare. Che significa di testo, non di testo? Cioè, lui non ti vuole invitare a un tè alle 5, lui ti vuole invitare a qualche cosa che ti piaccia, non ti piaccia, è uno squarcio, è una riapertura delle sue ferite, perché non si fa teatro se non si hanno delle ferite. E non si fa teatro se uno ha queste ferite e non vede l'ora che gli si rimaginano. Le ferite che uno c'ha dentro le vuole tenere aperte e le vuole comunicare allo spettatore. Allora lì lo spettatore è esigente ed è appagato nella sua esigenza. Se no, mi vedo un po' di televisione, mi vedo un film, ma perché andare a teatro? Per vedere che le luci sono messe bene, porca miseria. Quello è il minimo sindacale. Se viene l'idraulica a casa tua e il rubinetto alla fine perde, tu non lo paghi. Ma quell'idraulico non è che sa progettare le fontane di Villa d'Este. Le fontane di Villa d'Este, là c'è la ferita, là l'acqua diventa il fuoco. L'acqua è come l'eruzione di un vulcano, non è il rubinetto che non perde più. Ora, il 90% del teatro che io vedo sono rubinetti in cui l'acqua non perde. In cui tu, dopo 3 minuti, hai capito che idea intelligente ci ha avuto il regista, al 10° minuto vedi che quell'idea intelligente viene reiterata, finisce il primo atto ancora per quell'idea intelligente, al secondo atto ancora quell'idea intelligente, alla fine non ne puoi più, il teatro ha rinunciato, io non lo so, la sua voglia di farti un buco, di darti un pugno nello stomaco, perché se vogliamo il nevigato, il pulito, ma c'è la televisione, c'è Sky, ti scarichi dal satellite quello che vuoi. Allora, anche qui, pure sul pubblico, bisogna educare il pubblico, bisogna diseducare il pubblico. Bisognerebbe un pubblico che si alzasse e dicesse che palle, non se ne può più di questa ostentazione dell'intelligenza, con tutto pulitino, tutto carino, tutto giustino, tutti che si alzano, che bello, de che, ma de che? Siamo andati a teatro, voi ragazzi, siamo andati a teatro, non è che siamo con le ciabatte a vedere porta a porta o una soap opera televisiva o un filmaccio, siamo andati a teatro. Là dobbiamo essere noi spettatori esigenti, non chiedere il minimo sindacale, ma chiedere di più del minimo sindacale. Allora è evidente che qui io parlo, non c'è più una speranza, io non c'ho più una speranza di avere dal teatro quelle belle toccate che, ringrazio Dio, mi hanno cambiato la vita. Io facevo il professore di matematica e il teatro mi ha cambiato la vita, me l'ha cambiata, nel senso che mi ha fatto dei buchi. Io ancora oggi non riesco a capire cos'è che di quello spettacolo del 70,
che mi ha cambiato la vita, cos'è che mi lasciava che non potevo dormire. Ed era uno spettacolo persino in danese, così, invece non manca una parola, però c'era uno spazio, tu vedevi un altro mondo. Oggi noi lo vediamo un altro mondo a teatro, non lo vediamo. Ogni tanto qualche gruppetto di questi scamuffi persi, come persi al culo, però ti fanno vedere una cosa che tu zombi su, ti rendi conto che non sei andato al cinema, con tutto il rispetto, non stai vedendo la televisione, stai vedendo una cosa viva davanti a te, sia essa fatta dagli attori o anche sia essa fatta dalle tecnologie più sofisticate, più avanzate, bolle qualche cosa dentro. Invece noi siamo arrivati a una cultura dell'acqua del bagno, come si chiama? Bagno Maria. Non c'è niente che erutta, salvo qualche eccezione che infatti è quella che mantiene viva la nostra passione.